Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche disponibili per aprile 2025. Abbiamo la carta del diavolo, ragazzi. Di solito è una carta che parla di qualche tipo di costrizione, qualche tipo di schiavitù che si sente. Per qualcuno può far riferimento a un momento un po' tossichino, però per qualcun altro può anche essere riferito al proprio potere personale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi ci sono anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 2 di bastoni. Abbiamo un 9 di coppe. Abbiamo la carta degli amanti. La stella. Abbiamo un 9 di spade. La sacerdotessa. Un cavaliere di denari. È un bel 10 di coppe. Non lo sento per adesso così tanto negativo questo diavolo, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico del mese, diciamo la cosa più importante, e poi andrò a fare i vari esempi per i single, le coppie solide e quelle insomma extra. Partiamo da questo 2 di bastoni. Fante di spade e papa. Andiamo a vedere anche il 9 di coppe. Nove di spade che avete già qua. E regina di spade. Ho come la sensazione che qualcuno stia monitorando una situazione o una persona. Diciamo che con la carta del Papa può far riferimento a una guida, quindi per qualcuno non vi nego che potrebbe essere una persona alla quale fate riferimento, un punto di riferimento che andrete, diciamo, osservando, studiando, anche controllando per qualcuno. E poi abbiamo questo 9 di coppe, ragazzi, che è una bellissima carta in realtà, è una carta di sogno compiuto, una carta di appagamento e di soddisfazione, però ho anche la sensazione con questo 9 di spade e la regina di spade che sia più un qualche cosa a livello mentale, diciamo così, che vi tormenta. Andiamo a vedere gli amanti. Questo forse avevo detto che era il 9 di spade, questo è 8 di spade. Andiamo a vedere gli amanti, perché è come se ci fossero delle buone possibilità di aprire il cuore in questo mese, sia che siate single, sia che siate in una relazione già, diciamo, di vecchia data.
Allora, qui abbiamo un 3 di spade e un re di coppe. È come se ci fosse un'energia un po' più soft e l'altra energia un po' più dura, un po' più rigida. Ho anche l'idea che qualcuno pensi di non poter raggiungere certi risultati con una specifica persona. Per quello che probabilmente siete in fase di osservazione, in fase di studio, qualcuno sta organizzando, qualcuno sta giocando un po' a scacchi con l'altro, tipo, non lo so, fare delle cose per vedere come l'altra persona reagisce. Andiamo a vedere la stella. Otto di bastoni, fante di pentacoli, imperatrice 10 di coppe. Io credo che qualcuno qui abbia grandi idee con questa persona. Il Papa potrebbe rappresentare un matrimonio, qui potremmo vedere il concepimento di una famiglia, di figli, insomma. C'è come questo obiettivo con la carta della stella e potrebbe anche essere che nel mese di aprile si inizi magari a toccare il tema. Andiamo a vedere però questo 9 di spade. 10 di spade. E regina di coppe. Ho come la sensazione che certi temi effettivamente potrebbero andare toccandosi in questo mese, ehm, però è come se voi non foste convinti al 100% o della persona o di quello che vi propongono o della situazione. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Un'altra volta la sacerdotessa, mi sembra giusto. E il 7 di coppe. Allora, qui la sacerdotessa vi dice che siete perfettamente in grado di vedere le cose nel lungo periodo. È una carta che vi invita a non focalizzarvi su quello che è giusto o sbagliato, che potrebbe essere il giudizio egoico del diavolo, ma semplicemente vi invita a vedere le cose da una prospettiva più ampia, diciamo più nel lungo periodo. Andiamo a vedere questo cavaliere di denari. Dieci di bastoni e 2 di coppe. Datemi una carta per il 2 di coppe. 7 di spade. Qui è come se non ci fosse un punto di incontro, ragazzi. Credo che uno dei due, sempre che abbiate qualcuno, se no diversamente dopo arrivo ai single, però è come se aveste delle idee specifiche su quello che vuol dire per voi famiglia piuttosto che coppia. Qualcuno potrebbe avere anche delle idee un po' rigide su come dover sviluppare una relazione piuttosto che una conoscenza. E secondo me è un po' quello che incastra, perché la sacerdotessa vi dice: non è importante se voi ritenete che una cosa sia giusta o sbagliata, il punto è che quella cosa c'è. Cioè, se il o la partner, ipotesi, ha l'abitudine di, non lo so, faccio sempre l'esempio, lasciare i calzini sotto il letto, ok? Ehm, Magari voi non lo ritenete giusto perché siete stati educati a che i calzini sporchi debbono essere messi nel cestino dei panni sporchi e quindi trovate che la cosa sia sbagliata. In realtà non importa se sia giusta o sbagliata, è che è un dato di fatto. I calzini sono sotto il letto. Ok? Quindi
bisogna trovare una soluzione, non tanto perdersi nel perché lo fai, non è giusto, bisogna metterli qua, bisogna metterli là, ma più che tutto è come facciamo o come faccio a far sì che questo non succeda più. C'è anche un 7 di spade con un 2 di coppe. Io ho come la sensazione che ci siano certe questioni di puntiglio che sarebbe meglio lasciarsi indietro, perché non servono, perché sono cose, insomma, un po' di poco conto, mettiamola così. Andiamo a vedere il 10 di coppe perché comunque la stesa finisce bene. Abbiamo un re di spade e un re di pentacoli. Io credo che il consiglio qui sia più che usare la testa, re di spade, regina di spade, avete anche re di coppe, regina di coppe, poi lì c'è anche un re di denari, ho come la sensazione che vi dicano più che lavorare con la testa, questo è giusto, questo è sbagliato, dovremmo far così, perché ha fatto questo e se pensa più con l'atto pratico. Anche qui avete un cavaliere di denari, vi dice di proseguire lentamente. Più lentamente si prosegue nel corso di una situazione o di una relazione, più è facile accorgersi di quello che non va e correggere pian pianino il tiro. Allora ragazzi, parliamo di chi è single. Allora, qui ci potrebbe essere più di una conoscenza. Ahimè, qualcuna di queste conoscenze potrebbe già avere delle storie in piedi. Ora dipende se voi state cercando la relazione della vostra vita o se state cercando un divertimento momentaneo. Nel caso fosse un divertimento, beh, non vi potete lamentare. Ho come questa sensazione, c'è il diavolo, c'è tanta passione, ci sono tante tentazioni della carne. Se invece cercate qualche cosa, diciamo, di un po' più concreto, no, di un po' più serio, ho come la sensazione che chiuderete gli occhi ad aprile, come se le persone che vi incontreranno o che incontrerete non abbiano esattamente quel di più che vi ispira, l'effetto wow. Mm? Questo perlomeno è come andrà l'andamento del mese. A fine mese invece io ho la sensazione, ragazzi, che qualcuno potrebbe mettersi il cuore in pace e dire vabbè, tutta questa gente che ho conosciuto non mi ispira, non c'è nessuno con il o la quale io possa pensare di iniziare una relazione un po' più seria. Ed è come se vi dirigeste verso altri ehm, orizzonti e lì potreste effettivamente conoscere una persona interessante. Potrebbe avere un ruolo di un certo tipo, potrebbe essere un capo per qualcuno, però ho come la sensazione che verso fine mese ci sarà una nuova conoscenza molto più interessante. Usate le conoscenze del mese di aprile come, diciamo tra virgolette, come una palestra per allenarvi a quello che avverrà o arriverà a fine mese. Non che dobbiate usare gli altri, ok? Forse mi sono espressa male, però è diciamo così, il compito di osservare le dinamiche all'interno di una relazione, come vi comportate voi, che reazioni suscitate, che reazioni vi suscitano gli altri, come mezzo di autoconoscenza. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, allora ci sono come degli obiettivi qui, ma io ho come l'idea che siano obiettivi che per adesso sono stati o vengono solo accarezzati. Non è un dialogo proprio aperto, qualcuno di voi sì che ha degli obiettivi specifici, ma è come se si dovesse ancora prendere un pochettino l'argomento alla larga. Eh, per qualcuno potrebbe essere
il creare un progetto insieme, fare qualcosa insieme. Per qualcun altro potrebbe essere creare proprio una famiglia, cioè quindi costruire un nucleo forte, solido, stabile. Vi dirò, l'argomento si apre e non è che si chiuda, cioè sento che lì ad aprile ci potete ricamare, qualsiasi sia il vostro progetto. L'unica cosa è che probabilmente a causa di questa regina di spade, di questo 8 di spade, di questo sogno che voi volete compiere, con questo diavolo sento che probabilmente stringete un po' troppo le cose, spingete un po' troppo le cose o indrizzate, pungolate un po' troppo l'altro o l'altra perché vada nella direzione che voi volete che vada, in cui volete che vada. Vabbè, avete capito, anche se l'italiano non è perfetto. Io credo che qui potrebbe esserci qualche omissione della verità, cioè ho come la sensazione che o voi o l'altra persona potrebbero, diciamo, camuffare delle verità per non deludervi. Io ho la sensazione che molti non siano sulla stessa pagina, cioè se voi volete esattamente quel tipo di obiettivo lì, si può aprire l'argomento, ne potete parlare, ma è come se rimanesse un'idea questo mese. È come se uno dei due non fosse completamente onesto nei confronti dell'altro. ehm, Non tanto sugli obiettivi, ma sulle tempistiche di risoluzione degli obiettivi. Cioè gli obiettivi possono anche essere comuni, sì, anch'io voglio una famiglia, sì, anch'io voglio creare qualcosa con te, voglio andare a convivere, voglio un progetto, ma non adesso. Adesso è presto, ecco, questo sento un po' per il mese di aprile. Bene ragazzi, per chi invece è in una relazione più o meno, diciamo, extra, allora, a livello concreto sento che effettivamente le cose vanno abbastanza bene, e a livello ideologico che non trovano, che non si incontrano con voi, cioè può essere che, che con questa persona vi vediate, vi ritroviate, vi troviate bene, chiacchierate, passate del buon tempo insieme, però in questo caso quando è ora di parlare di progetti futuri, dove va la relazione, che cosa vogliamo tutti e due dalla relazione, qui diventa un po' fumosa la questione, non si riesce ad affrontare nel migliore dei modi. Cioè, ho come l'idea che dobbiate tirare un po' fuori dalla bocca dell'altra persona le parole con le tenaglie. È come se non fosse un buon momento in questo caso per le persone che sono in una relazione, diciamo, extra. Cioè, è un buon momento per godersi la relazione, ma non per programmare qualche cosa di più. Se invece siete in una relazione che non va più bene, non fate finta di niente. Cioè, io ho la sensazione che qui qualcuno, pur di mantenere quello che ha, che sia una relazione, che sia la convivenza, che sia il matrimonio, quello che voi avete con la persona di interesse, qui ho la sensazione che abbiate già chiuso più di un occhio e che sia il momento, a un certo punto, di affrontare delle cose, di guardare nel lungo periodo, di togliersi da delle illusioni, che è un po' la carta del sette di coppe. Perché effettivamente vedo che la relazione viene vissuta, ma poi non viene proiettata nel futuro, che da un lato, ragazzi, non è male, perché così non si rischia di illudersi, però il problema qual è? Che lo fate già da soli, cioè non avete bisogno che l'altro vi dica pensa come saremo felici quando. Fate già tutto da soli, vi immaginate già con quella persona, magari fare dei viaggi insieme, ecco, questa parte qui, che è una parte, diciamo, legata un po' al sogno, se vogliamo, è quella che vi fa andare fuori asse, secondo me. Qui abbiamo anche un sette di spade, qualcuno qui ha delle mezze verità che per adesso non vengono ancora dette.
Mm. Non lo so, come la sensazione che qualcuno nel mese di aprile potrebbe dirvi andiamoci con calma, andiamoci piano, potreste anche essere voi che dite all'altra persona così, perché ci sono come delle discrepanze, cioè all'atto pratico sento che effettivamente la persona si vede, si frequenta, però poi quando ci sono dei temi da affrontare vengono posticipati o vengono trovate delle scuse per non affrontare il discorso. Fatemelo sapere poi nei commenti, ragazzi. Andiamo a vedere un oracolo. Quanti? Allora, guida personale, carta numero 38. Credo che molti faranno riferimento ad una guida personale. Avete papa e papessa due volte, la papessa. E qui parla di angelo sì, angelo... come si dice in italiano? Angelo guardiano, no. E gli spiriti della famiglia. Mi sfugge in italiano, mi viene in spagnolo, però vabbè, avete capito. Angel della guardia, come si dice in italiano? Vabbè, ragazzi, avete capito. Carta numero 38. Carta numero 17. Wow. Qui parla di pulizia, ragazzi. Guardate, c'è un'aquila. L'aquila è riconosciuta, una delle doti, diciamo, riconosciute dell'aquila è la vista acutissima. E qui avete questo fante di spade. È come se il mese di aprile fosse per voi un mese dove monitorare, dove controllare le dinamiche di comportamento con qualcuno. Potrebbero anche essere le vostre dinamiche di comportamento all'interno della relazione. Poi qui abbiamo essere elementali e vi consiglia fondamentalmente di andare in mezzo alla natura per assaporare quel tipo di energia. E poi abbiamo carta numero 13, confusione, e parla di diverse scelte e di qualche cosa che non è certo. Sì, è come se ci fosse un periodo di confusione, ma io credo che sia per quello che a un certo punto, ad aprile, ricorrete ad un maestro, ad una guida spirituale, a qualche cartomante, a qualche astrologa, qualche terapeuta, come se avessi bisogno ehm, semplicemente di vederci chiaro, mi viene da dire. Andiamo a vedere ancora un koan. No, questi sono gli Ching. Felicità è amare. Andiamo a vedere nel libro di che cosa si tratta. E nel libro viene tradotto come la raccolta. La spiegazione è: nelle attuali circostanze un'unione dovrebbe avere successo, soprattutto se essa avverrà attorno ad un uomo di polso e avveduto, e sarà condotta da tutti senza tentennamenti e ripensamenti. Se lo scopo di questa riunione era di iniziare, avviare un'impresa, lo si faccia pure. È prevedibile un favorevole andamento, all'unica condizione che ciascuno rinunci a parte delle sue pretese e della sua indipendenza. Sapete che quando inizia una relazione con qualcuno si deve sacrificare parte di se stessi, che sia il tempo, che sia lo spazio, che sia, non lo so, il tempo per noi stessi, il tempo per divertirci, il tempo per leggere. Insomma, la giornata è fatta di 24 ore e bisogna redistribuire il tempo. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi contattate via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, ma se lo volete fare per conto vostro c'è anche la possibilità di seguirlo nella sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze limitanti, temi di metafisica, temi di esoterismo, insomma c'è un po' tutto quello che
riguarda la medicina alternativa, la magia bianca praticamente. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!